Ciao a tutti, amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Stasera vi presentiamo un classico inglese, anzi canadese per l'esattezza, ma adesso ne parleremo. Un Enfield, Lee Enfield, numero 4, Mark 1. Due parole su quest'arma per anticiparla. Durante la prima guerra mondiale gli inglesi combatterono con un misto di vecchi Enfield lunghi convertiti a alimentazione a lastrine e ancora più iconico era l'SMLE, il Lee Enfield Mark III, quello che poi negli anni 20 cambiò denominazione e diventò il numero 1 Mark III. E dopo la prima guerra mondiale, insomma l'esperienza della prima guerra mondiale fece capire agli inglesi che le nuove esigenze belliche e i nuovi, diciamo, le nuove tecnologie rendevano, diciamo, il vecchio SMLE, per quanto fosse uno dei fucili migliori della Grande Guerra, anche perché era forse uno dei più corti, quindi diciamo senza volerlo sono ritrovati in mano forse quello che era il più comodo dei catenacci della Grande Guerra, diciamo, per il tipo di guerra che si combatté. Vedevano che poteva essere migliorato. In particolare cosa poteva essere migliorato? Soprattutto i sistemi di mira. Allora, quello che, diciamo, quella che fu l'esperienza con i modello P, quindi P14, insegnò che l'alzo a diottra, quindi un alzo posto più vicino all'occhio del soldato, del tiratore, favoriva un più rapido aggancio del bersaglio. Pertanto si decise di implementarlo, si provò a implementarlo anche sui Lee Enfield, visto che il P14, come abbiamo già detto nel video dedicato, fu diciamo un'arma che ai soldati inglesi non piacque mai più di tanto, fu sempre considerato un'arma di ripiego, anche se aveva chiaramente un sacco di lati positivi. Pertanto, dopo la prima guerra mondiale, continuò lo sviluppo sul progetto, sulla linea generale dell'SMLE, quindi si passò al rifle al Mark 5 o al Mark 6, mi pare, comunque l'SMLE, l'ultima variante dell'SMLE, che aveva la mira spostata dalla sua posizione originale al castello. Praticamente era un numero 1, quello il classico nasone, con una mira come questa. Tuttavia si vide che comunque il design del numero 1 poteva essere cambiato e migliorato. Cosa si fece? Si modificò lo schema generale dell'incassatura, diciamo, dal complesso sistema con la fascetta interna regolata a vite, alla canna diciamo fissata sul nasone. Si passò a un sistema molto più semplice di incassatura, dove la canna era flottante, diciamo, la canna non aveva nessun punto di contatto interno e andava ad appoggiare semplicemente sulla volata, qua dove finiva il legno, diciamo. L'unico punto di contatto era qua in volata, il legno esercitava una leggera pressione verso l'alto, come poi avveniva su quasi tutti gli altri fucili militari. Questo garantiva sicuramente un flottaggio migliore della canna e un mantenimento della precisione migliore con diciamo al riscaldamento della canna. E poi ovviamente vediamo che la mira era spostata, gli organi di mira erano spostati verso all'indietro sulla culatta, e anche se diciamo l'impostazione generale dell'arma, tolti queste variazioni, non cambiava. Ecco, il caricatore stava a 10 colpi, l'azione era la classica classico turatore Lee con tenoni in posizione arretrata,
il calcio sostanzialmente è uguale, la cinghia è la solita cinghia in canvas, così, calibro chiaramente sempre 303 British, e quindi sostanzialmente è un, diciamo, un aggiornamento di un progetto testato e di successo. Diciamo. Gli inglesi non ritennero che ci fosse da cambiare poi più di tanto, ecco, per aggiornare un fucile già testato su nuovi standard di modernità. Quindi a questo punto cosa possiamo dire? Che i fucili numero 4 videro impiego nella guerra in Europa, diciamo nella seconda guerra mondiale, non videro impiego da subito, per cui anche se erano stati, diciamo, adottati ufficialmente negli anni 30, tutto l'esercito era ancora equipaggiato di fucili numero 1. Non si sentiva il bisogno impellente di sostituirli alla svelta, in quanto il numero 1 ce n'erano ancora in un grande numero, e diciamo non si pensava che sarebbe entrati in guerra così in fretta. La sostituzione dei vecchi fucili avvenne molto a rilento, quindi quando scoppiò la guerra la produzione era sì e no appena iniziata, proprio in un paio di impianti. Quindi il Tommy inglese iniziò la guerra completamente equipaggiato con i vecchi SMLI, lo stesso fucile della prima, e si trovò a combattere quasi negli stessi campi di battaglia all'inizio nel 40 in Francia. Quello che cambiò diciamo, la musica fu la disfatta di Dunkerque, dove un sacco di equipaggiamenti vennero perduti, e quindi ci fu il bisogno, soprattutto in patria, di sostituire questi fucili. Quindi il numero 4 lì iniziò a essere prodotto in grandissimo numero. Oltre che in Inghilterra, quindi nel territorio nazionale, fu prodotto in Canada. Questo esemplare, per esempio, è un canadese, Long Branch, erano prodotti in Canada, e vennero prodotti anche su contratto in America dalla Savage, che produsse la loro variante. Ogni variante, chiaramente, ogni produttore aveva qualche minima modifica che io non lo so, non mi ricordo, anche perché questo fucile non è il mio, è quello di Yaku. Io il numero 4 non l'ho mai sopportato più di tanto esteticamente, quindi non mi sono mai informato più di tanto. Ma adesso vediamo giusto due altre cose. Quindi torniamo al discorso che il numero 4 di fatto fu impiegato in guerra soltanto sul fronte europeo dopo lo sbarco in Normandia. Ecco, nel teatro nord avevano gli SI numero 4, mentre in Africa, in India e nel settore Pacifico avevano ancora quasi tutti, anzi no, avevano tutti mi pare, i numero 1, anche perché India e Australia non smisero mai la produzione del numero 1. Diciamo che per loro considerarono che sarebbe stata più la fatica che il gusto cambiare radicalmente la produzione sul nuovo modello. Continuarono tranquillamente loro il numero 1 Mark III. Allora, poi, giusto per concludere la parte storica, questo fucile qua fu ritirato dal servizio negli anni 50, quando fu sostituito dal FAL, quindi nel nuovo calibro NATO. Ok, quindi adesso che abbiamo finito la samana storica, analizziamo un po' le particolarità di quest'arma. Vai Max. Hai finito? Sì. L'ennesimo Enfield. Bene, perché non ne abbiamo visti abbastanza. Cosa? Mancano un sacco di bagagliate che c'erano su quello vecchio. Queste sono le mire lunghe. Non ci sono più. Chiavate inutili. Bene, prima cosa. Qua manca un'altra cosetta. Il cutoff. Oh, altra menata completamente inutile. Ricordiamo che sì, menata inutile, però nei primi modelli, nei Trials Rifle del numero 4, il cutoff c'era, perché era ancora ritenuto un utile implemento, in quanto poteva fungere da sicura aggiuntiva, permetteva di tenere il caricatore pieno a prova di stupido, senza che qualche stupidone camerasse per sbaglio il colpo. Le brutte abitudini sono dure a morire. Poi chiaramente è stato
iniziata la produzione di massa, fanculo e cavare via subito. L'unica cosa che mi piace di questo schioppo è questo mirino. Mi sembra sia diverso da quello del primo modello, molto più semplice, senza regolazioni, menate o cose che si possono muovere. Sì. Allora, questa qua credo che sia la seconda variante, no, forse terza addirittura variante di alzo, è quello stampato, è quello fatto in metallo stampato. La prima variante era strafighissima e il cursore veniva regolato tramite una rotellina micrometrica, quindi meraviglioso. Come al solito gli inglesi partono in super carichi con delle cose meravigliose, poi oddio scoppia la guerra, facciamo della merda. Questa qua era una semi merda, perché questa qua comunque permette ancora delle regolazioni, insomma, a una molla è ancora valida, diciamo. La prima semplificazione fu abolire la rotellina micrometrica a favore di questo aggancio tipo P14 con i varie tacchettine che faceva regolazioni di 100 yard in 100 yard. L'ultima semplificazione, quella definitiva, fu il doppio asterisco, non mi ricordo quale, comunque era semplicemente una flip up con due posizioni, 300 yard e 600 yard, tipo M16, neanche M16, tipo Uzi, su e giù, cioè è una merda, è una roba oscena su un fucile, cioè su un fucile che spara a 2 km, ci monti un cesso del genere, ma vabbè. Semplificazioni belliche, volenti o nolenti, piacenti o non piacenti. C'è da dire che questa dioptra è enorme, no? Cioè, non riusciamo, dobbiamo farlo vedere dopo, ma quanto saranno? 7 mm? Ah, se non sono 7 è comunque mezzo centimetro, è gigantesca, c'è l'apertura dietro è esagerata. Quando andate in mira vi balla tutto, però è comodissima perché almeno non c'hai da mettere a fuoco il mondo dentro un buco microscopico. Sì, diciamo che è molto immediata, cioè aggancio rapido. Questa è una mira da battaglia, hai qualcuno che vuoi seccare a 50 metri, lì lo agganci subito, insomma è pratica. Per fare il tiro mirato si raddrizza e salta fuori questa diotra qua, che è comunque molto larga, perché saranno 2,5 mm, però insomma ti permette un tiro sicuramente un pochino più accurato. La sicura, solita, un po' diversa nella foggia, ma classica, cioè funziona uguale alla sicura del vecchio Enfield 1. Scomodo uguale. Calcio in due pezzi con che dava la possibilità di montare calci di differente lunghezza a seconda, insomma, del soldato, delle esigenze del soldato, comunque dell'area territoriale di reclutamento. È chiaro che i canadesi avevano un'altezza e una necessità diversa dai Gurkha nepalesi, quindi c'erano 4 diverse lunghezze: corta, lunga, media e bantam, che era quella proprio dei Gurkha, che è un calcetto ridicolo. Questo dovrebbe esserci scritto da qualche parte. Sì, dovrebbe esserci, ma essere marchiato. L. Sto qua è quello lungo, che è quello più comodo per, diciamo, l'altezza media di noi tiratori occidentali del 2000. Corto. Beh, corto, insomma. No. Sì, è corto. Boh, vabbè. Poi altre cose, vabbè, vediamo il solito caricatore da 10 colpi che si poteva, era previsto che si togliesse solo per la pulizia, ma il fucile veniva sempre alimentato a lastrine da 5, 2 lastrine da 5 riempivi il caricatore. Poi vediamo che qua l'handguard, il guardamano, è scanalato. Questa credo che fosse proprio una peculiarità dei canadesi, direi, mi pare di ricordare. Poi vediamo invece in volata, vediamo il mirino protetto dalle alette, molto ben protetto dalle alette, esattamente come il numero 1, e vediamo che le alette, a differenza del numero 1 che erano montate su un corpo che fasciava la volata, sono montate, diciamo, il sistema di proteggi mirino è montato direttamente sulla canna, che vediamo è libera di flottare verso l'alto.
E poi ci sono qua il sistema di fissaggio per la baionetta, che questo fucile, ricordiamo, montava quella, non ce l'abbiamo qua, ma montava quella bruttissima baionetta a chiodo corta ad aggancio laterale che a me faceva schifo. Un pungolo. È un pungoletto, Dai. sì, è orribile, è inguardabile. Uno spurdigo. Una delle più brutte baionette della storia. E quindi poi vediamo che sì, il sistema di fissaggio dell'astina col copricanna è questo anello, Questo fascettone tenuto da una vite. un fascettone, sì, proprio una cosa. Poi qua, io non so se qua ci fosse, qua non c'è, ma fosse previsto anche l'anello per fare il fascio d'armi. Può essere di sì, ma qua vabbè, vedo che non c'è, ma anche lì vatti a barcamenare tutto sui regolamenti, sulle varie modifiche inglesi. E poi altre cose interessanti, vabbè, solito, vediamo che il vano per l'alloggiamento degli zavagli per pulire è dentro fanculo, Zavaglio. merda, ok, è dentro, qua dentro ci stava esattamente come il numero 1 ci stava la cordella col peso per pulire, e poi le varie boccettine d'olio e tutto quanto. Calciolo che, a differenza del numero 1 che lo aveva in ottone, questo qua è in lamieracia, acciaio. Poi altre cose, vediamo che tutte le varie troiatine per sistemetti del cazzo per alleggerire sono, vediamo che fresate. sì, questa alla fresata bruca. qua che nel numero 1 non c'è. Questo qua era fresato per alleggerirlo, non so che. Dobbiamo fare dei buchi col trapano. Sarebbe stato bello. Anche Anche- nel calcio. Scheletrato. Io non credo che poi non so, io ho sempre pensato, ma cosa saranno 5, cosa risparmi 5 grammi a fare sto bagaglio, a fare sta cosa qua, cioè io non le ho mai capite. Poi vabbè, avranno avuto un senso, probabilmente gli sarà stato dato un peso da rispettare, e pur di rispettarlo ha fatto ste troiate qua. Stessa cosa la palla della manetta che è forata, la cosa inguardabile, vabbè. Altre cose che dire, sì. A livello di precisione, questi fucili qua, devo riconoscere che sì, hanno spesso e volentieri una precisione maggiore rispetto ai numero 1, soprattutto soffrono meno, come dicevamo prima, della deriva dovuta al riscaldamento della canna. Infatti, e poi la mira diottra li rende, diciamo, più molta gente si trova molto meglio con la diotra rispetto alla mira del numero 1, ma sì, quindi diciamo ha dei vantaggi in precisione rispetto al numero 1, questo fucile li ha. E lo scatto? Lo scatto è in due tempi, esattamente come il numero 1, ha un primo stadio, poi al secondo stadio, aumenti, tac, è netto, molto netto, neanche troppo pesante, il classico scatto inglese, piacevole, abbastanza gradevole, insomma, da usare. Poi, quindi a questo punto direi che non ci sia più niente da vedere, direi che non resta che provarlo al poligono. Da Cook E da Max? è tutto. Non è Bugalù, non compratelo.